Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale Emakotov. Quanto è stato influente il cinema di Akira Kurosawa per l'industria cinematografica? Beh, non ci sono dubbi che se non ci fossero stati i suoi film, alcuni capolavori della storia del cinema probabilmente non avrebbero mai visto la luce, o quantomeno non sarebbero stati fatti nel modo in cui li conosciamo oggi. Anche altre volte su questo canale abbiamo esplorato il suo cinema parlando di alcuni dei titoli più influenti. Trovate alcuni miei video come La fortezza nascosta, Una meravigliosa domenica, I sette samurai, che vi spiegano la loro genesi e le varie influenze che hanno avuto nel cinema. Potete recuperarli comodamente andando nella sezione review del canale o aspettando che ve ne appaia uno alla fine di questo video. Oggi invece vi voglio introdurre in particolare la visione del primo film in assoluto del maestro, Sanshiro Sugata del 1943. Essendo la sua prima opera era ancora acerba e lo stile visivo del regista che lo ha reso un maestro assoluto si doveva ancora formare. Nonostante questo, Sanshiro Sugata è comunque una pellicola molto interessante perché condivide alcuni tratti delle sue pellicole più moderne. La sua visione del mondo e il suo aspetto critico nel Giappone di quegli anni si possono ritrovare nei caratteri dei personaggi di questo film. Kurosawa aveva appena 20 anni ed era nel pieno del tumulto delle sue emozioni e dei suoi ideali che riverserà tutte nel suo primo film. Dopo aver fatto gavetta aiutando i registi più anziani della Toho Studios, società di produzione che pochi anni dopo esploderà con film sui kaiju come il primo mitico Godzilla del 1953 diretto da Ishiro Honda, gli fu data l'occasione di laurearsi alla regia e Kurosawa scelse di adattare il romanzo dello scrittore, figlio di un famoso judoka, Tsuneo Tomita, chiamato Sanshiro Sugata, dove il protagonista si ispira alla storia di Shiro Saigo, uno dei primi judoka a fare la storia di queste arti marziali. Il nome del film proviene chiaramente dal personaggio principale della storia. Sanshiro è un giovane praticante di arti marziali che arriva a Tokyo per allenarsi nel jiu-jitsu, ma dovrà scontrarsi con alcuni praticanti di una nuova disciplina chiamata judo ed esplorare qualcosa che non aveva mai conosciuto prima. In particolare la rivalità con il malvagio Genosuke Gaki sarà il culmine del film fino all'iconico combattimento finale nella collina erbosa. Lo stile controverso di Kurosawa, soprattutto nella regia, con questa fluidità dei movimenti di macchina, a differenza di altri suoi contemporanei come Ozu o Mizoguchi, creò probabilmente qualche perplessità nel pubblico e negli addetti ai lavori. Niente spade e scontri all'arma bianca che arriveranno successivamente, ma solo la forza del proprio corpo che fa da leva per far cadere rovinosamente l'avversario. Il film fu tagliato dalla censura dell'epoca di almeno 17 minuti e purtroppo quelle scene vennero perse per sempre. Ne rimangono solo alcuni stralci della sceneggiatura originale che le descrivono minuziosamente. Il personaggio di Sanshiro incarna il più classico dei viaggi di formazione come una sorta di estensione del regista che proprio in quel periodo si stava formando affinando le sue tecniche per poi intraprendere quella carriera sfavillante che noi tutti conosciamo. Il successo di questo film fu tale che, qualche anno dopo, precisamente nel 1945, Kurosawa riprese quei personaggi per dare vita al suo sequel. Le influenze di questa opera sono varie e si possono ritrovare ad esempio in alcune opere audiovisive, in particolare nell'animazione come nella serie Judo Boy, prodotta dalla Tatsunoko, quella di Yashan, Polimare, Yattaman, che si basava sull'omonimo manga di Tatsuo Yoshido degli anni 60 e che aveva per protagonista un praticante di judo chiamato Sanshiro Kurenai, un chiaro omaggio a quel Sanshiro dei film di Kurosawa. Negli anni più recenti anche Hong Kong ha reso omaggio al maestro e soprattutto a Sanshiro Sugata.
Johnny To nel suo film del 2004 Throwdown, un'opera dolente su ex campioni di judo in declino e legami sentimentali mai sopiti, però attenzione, il contesto marziale è solo un piccolo elemento di un affresco composto da vari generi con cui Johnny To si diverte egregiamente. Ci sono in questo film, come dicevo, vari rimandi dichiarati all'opera del maestro Kurosawa, fino a far pronunciare ad uno dei personaggi la battuta "io faccio Sugata Sanshiro e te fai Igaki". Spero che il video vi sia piaciuto. Come dicevo inizialmente nel video, trovate sempre su questo canale anche altri video sul cinema di Akira Kurosawa, se vi interessa. Iscrivetevi al canale Makoto se volete, mettete un like se il video è stato di vostro gradimento e noi ci rivediamo sempre alla prossima occasione. Ciao ciao!